Questa rassegna ovviamente è dedicata, l'abbiamo già detto molte volte, parte comunque dal decennale della triplice catastrofe del Tohoku. E in un momento in cui l'umanità, tra l'altro, sta ancora affrontando questa situazione pandemica globale e il futuro del pianeta è quanto mai incerto, abbiamo ritenuto quindi necessario imperniare l'intera manifestazione prima di tutto sul tema del rapporto tra l'uomo e la natura. Nel fare questo, siamo partiti dall'idea di stratificazione, riflettendo proprio su quanto accaduto nelle regioni devastate nel 2011, dove appunto le terre riemerse hanno restituito e continuano a restituire testimonianze, oggetti e corpi. E poi abbiamo lavorato sulla memoria in tutte le sue forme. Ehm, In questo contesto, in questo diciamo, contesto di ricordo, di cui e qua ci tengo molto, insomma, Ryuichi Sakamoto dice: "Nella cultura giapponese c'è la convinzione che Dio sia ovunque, nelle montagne, negli alberi, nelle rocce, anche nella nostra simpatia per i robot o Hello Kitty. In senso animistico, quindi, questa tragedia significa che dobbiamo aver fatto del male alla natura". Così diceva nel 2011 Sakamoto, di cui stamattina abbiamo visto uno splendido su cui abbiamo visto un splendido documentario di Steven Nomura Shibol. Sono Shion nel 2012, anche lui con un film nella nostra rassegna, rafforza il carico e dice: "Voglio che facciamo lo sforzo di tornare ancora una volta a quel giorno. Se lo riviviamo ancora una volta, forse saremo in grado di comprendere cosa significhi una realtà in cui siamo costretti a convivere con le radiazioni. Ecco di cosa dobbiamo parlare adesso". In un contesto del genere, oggi parlare di Yuzuru Hanyu la definirei la tempesta perfetta. Hanyu è un campione olimpico ancora in attività e non poteva esserci un momento più adatto per illustrare il suo percorso, la sua storia, il suo esempio, che questo, perché siamo a cavallo di pochi mesi tra due edizioni dei Giochi Olimpici. A febbraio parte, forse sembra, Pechino 2022, a cui Hanyu potrebbe decidere di partecipare, ma abbiamo appena concluso Tokyo 2020 o 2021, che dir si voglia, una Olimpiadi che era diciamo, nata diciamo, sotto l'egida, no, dell'Olimpiade della rinascita, delle zone del Tohoku, eccetera, in realtà sono diventati i giochi della resistenza alla pandemia. È stata una situazione per i giapponesi particolarmente complicata e difficile. E per quanto mi riguarda, con pochi atti dovuti per quanto accaduto nel Tohoku, sia e soprattutto nelle cerimonie di apertura che di chiusura. Yuzuru Hanyu è stato notato come il grande assente della cerimonia di apertura, soprattutto sapete da chi? Dal pubblico cinese. Sul network Weibo, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, c'è stato un trend topic che ha raggiunto tipo 160 milioni di visualizzazioni in un batter d'occhio, che appunto diceva: "Ma come mai non c'è Yuzuru Hanyu? Come mai non l'hanno intervistato, non ha fatto non so, non è stato l'ultimo tedoforo, non ha fatto un'esibizione da Sendai?" Lui che a Sendai è nato, lui che è sopravvissuto diciamo al crollo praticamente del palazzetto dove si stava allenando. E in questo diciamo, a questo punto non poteva esserci altra storia che quella di Hanyu a dare prova di quello che si può raggiungere con stoica determinazione e impegno sovrumano, oltre al talento inarrivabile. Quindi ritengo personalmente che in un contesto in cui si parli di Giappone, questo omaggio sia un atto dovuto ad una grande personalità sportiva che arricchisce il patrimonio artistico del suo paese, facendosene anche portatore, diciamo, di questa cultura. E non che se ne parli, come spesso ci avviene di leggere su certa stampa, come di un fenomeno popolare. Peter Langan del Foreign Correspondents Club of Japan, all'inizio della conferenza stampa post-olimpica del 2018, nella quale appunto si omaggiava Yuzuru Hanyu, ehm,
disse una cosa che a noi colpì molto, tutti noi che seguiamo, diciamo, l'atleta. Disse che non è un giornalista che si occupa di pattinaggio, disse che come dopo un anno in cui insomma, i giornalisti normali sono bombardati da fake news, alterazioni dei fatti, alterazioni della verità, lui guardando la sua performance olimpica era rimasto colpito e si era detto: questa è la verità. E continua: c'è tanta verità, bellezza, arte, che questo è l'antidoto. La sua continua aspirazione nel conquistare tali livelli di eccellenza è un antidoto, la sua è la verità. A questo punto, quindi diciamo, viene naturale parlare della bellezza come antidoto e come cura. In momenti di catastrofe, come è avvenuto 10 anni fa e come ancora avviene oggi a causa della pandemia, l'arte è il nostro deposito culturale, la bellezza quello individuale. È il motivo per cui noi abbiamo aperto questa rassegna appunto con un evento speciale presentato al professor Giorgio Amitrano, dedicato e incentrato sulla figura dell'attore di Kabuki Kitama Saburo Bando. Il film era The Written Face di Danny Schmidt. Le figure di Tamasaburo Bandō e di Yuzuru Hanyu hanno più affinità di quanto non si immagini per discipline performative così diverse. Tamasaburo Bandō afferma che le parole hanno un ruolo secondario. Il movimento è qualcosa che scaturisce e prende forma dal proprio cuore. Yuzuru Hanyu in più di un'occasione ha ribadito come tutto quello che ha da esprimere lui, prima di ogni altra cosa, lo raggiunge attraverso il movimento del corpo sul ghiaccio. Entrambe sono discipline a cui si è avviati da piccolissimi e per poter raggiungere l'eccellenza esse richiedono un sacrificio veramente stoico e spesso a dispetto di handicap di partenza, in un certo senso. Tamasaburo Bandō ci ha raccontato di avere un problema congenito ad una gamba, che per un danzatore non è proprio un ottimo punto di partenza, e di essere tra l'altro troppo alto per ricoprire il ruolo dell'onnagata, perché Tamasaburo Bandō è il più famoso onnagata del kabuki, della storia del kabuki. L'onnagata sono gli attori uomini che interpretano i ruoli femminili. E era troppo alto per quella che era la tradizione della figura dell'onnagata. Ma la sua ricerca continua di un linguaggio personale ne ha fatto appunto di lui il più grande, come preconizzato da Yukio Mishima, che lo vide giovanissimo. Yuzuru Hanyu è fin da bambino affetto da una grande forma di asma, ma questo non ha fatto altro che spronarlo a combattere, a superarsi, a vincere, come preconizzato dal nostro ospite di stasera, quando Yuzuru aveva soltanto 17 anni, o forse anche prima probabilmente. Diciamo che stasera sentiremo una testimonianza appunto di quando lui aveva 17 anni. È chiaro che quando si parla di pattinaggio, come quando si parla di kabuki, parliamo di arti non aliene alla spettacolarizzazione, ma lo spettacolo in quanto tale non è il fine degli artisti puri. Tutto l'impegno, la determinazione, la ricerca della perfezione sono l'accompagnamento di un percorso totalizzante che permette di affinare il talento naturale. In tal senso sarebbe bello poter definire una via del pattinaggio per Yuzuru Hanyu. Ma come sappiamo in questi termini non potremo esprimerci, perché il pattinaggio è uno sport occidentale, quindi non si iscrive nelle pratiche orientali che portano il suffisso in do, la via. Ma con alcuni amici giapponesi tendevamo a pensare che possa essere possibile parlare di una Hanyu-do, cioè della via di Hanyu al pattinaggio. Prima di ogni altra cosa, Yuzuru Hanyu è anche un grande studioso della disciplina, come testimonia anche la sua tesi di laurea all'Università Waseda di Tokyo in informatica umana e scienze cognitive, nella quale si è focalizzato sull'applicazione della tecnologia in motion capture per migliorare la propria, attraverso ovviamente dei sensori, sono stati applicati degli studi che hanno la finalità di migliorare sia la tecnica del pattinatore, ma in futuro possibilmente anche l'utilizzo, diciamo, per una più corretta valutazione diciamo, nell'ambito delle gare.
Yuzuru Hanyu, come si è capito, è uno dei massimi alfieri anche della cultura giapponese, portando nei suoi programmi più significativi elementi della tradizione e non solo. Viene subito in mente Seimei, che è ritornato più volte nella sua carriera, tratto in prima battuta dal film del 2001 di Yojiro Takita, interpretato da Mansai Nomura, famosissimo attore di teatro, cinema, Kyogen, che tra l'altro per questo film ha vinto il Blue Ribbon Award, e Hiroyuki Sanada. Abe no Seimei è stato un onmyoji, quindi una figura, diciamo, a metà tra l'astrologo e quello che oggi chiameremmo un mago, intorno all'anno 1000, diventando però poi un personaggio del folklore nipponico. Yuzuru parte proprio invece dal film, ne utilizza la colonna sonora del grande Shigeru Umebayashi, i cinefili lo conoscono benissimo, è l'autore tra l'altro della colonna sonora di In the Mood for Love di Wong Kar-wai o Single Man di Tom Ford. Yuzuru si perfeziona con lo stesso Nomura, che corregge una serie di posture che erano ovviamente più adatte e più filologicamente corrette, ma poi a un certo punto capiamo che la ricerca interiore insomma, che lui conduce sul personaggio è totalmente sua. Diventa a un certo punto anche tecnico del suono, montatore delle sue stesse colonne sonore, le perfeziona, le corregge, vi aggiunge dei sample diciamo strumentali in modo che vadano a arricchire quella che è la performance. Nell'elemento performativo New introduce attraverso una coreografia lavorata ormai a quattro mani o a quattro piedi, che dir si voglia, con una famosissima coreografa che si chiama Shelley Byrne, una gestualità che è immediatamente riconoscibile dal pubblico giapponese, unita ad elementi precisissimi, poi intricati, al di là della tecnica del pattinaggio di cui io minimamente non mi azzardo a parlare, però ha anche elementi che realmente vengono direttamente dal mondo della danza classica, della danza occidentale. Quindi l'artista Yuzuru parla a più livelli, utilizzando più linguaggi corporei allo stesso tempo, e tutti li padroneggia con maestria assoluta. Forse l'esempio più alto in tal senso, ma in ordine di tempo, perché quando noi pensiamo che non si possa andare oltre, questo artista va ovviamente oltre, è stato raggiunto in tempi recenti, a fine del 2020, con un programma che si chiama Tento Chito Heaven and Earth, tratto anch'esso da una serie televisiva, da una taiga, cioè i taiga sono le serie televisive dell'NHK che durano praticamente un anno, e che era ambientata nel Giappone dell'epoca Sengoku, quindi degli stati combattenti, da cui Yuzuru Hanyu riprende la figura di Uesugi Kenshin, capo militare, grande stratega, e sceglie la musica originale di Isao Tomita, uno dei più grandi rappresentanti della musica elettronica giapponese, scomparso nel 2016, e tra l'altro presente con con un suo arrangiamento proprio nella parte finale della cerimonia inaugurale di Tokyo 2020. A noi che seguiamo IU il fenomeno, già la parola fenomeno proprio non, diciamo, ci dà un po' la pelle d'oca. Il fenomeno IU però esiste e la sua portata non può essere ignorata. Hanyu Yuzuru è una star planetaria. In una conferenza stampa, tra l'altro, di qualche anno fa, proprio del canale di Olympic Channel, i dirigenti affermarono che Yuzuru Hanyu era ed è la star indiscussa del canale dell'Olympic Channel. Di conseguenza la portata di quello che può muovere anche, diciamo, un personaggio sportivo come Ayu ha dato, diciamo, ha dato anche origine a un neologismo, cioè che si parla oggi come oggi di Hanyu Economy, soprattutto in
in relazione all'impegno costante filantropico che lui ha sempre riservato alle vittime dello tsunami e del terremoto nella sua città di Sendai, nella prefettura di Miyagi. Tutto ciò che lui ha potuto guadagnare nell'ambito dei premi olimpici e di una marea di altre attività a scopo benefico sono state donate costantemente negli anni, e lo sono tuttora, alla città di Sendai, alla prefettura di Miyagi e anche e soprattutto, nella misura, diciamo, facendo i debiti rapporti, alla pista di pattinaggio dove si è sempre allenato e che, come avete visto già nel video di copertina, praticamente gli crollò addosso quel fatidico 11 marzo. Il fenomeno in senso positivo ha creato una nuova generazione di nipponisti in pectore, un po' come avviene per altre tipologie di star orientali, asiatiche, scusatemi, con tante persone giovani e meno giovani che iniziano a studiare la lingua, la cultura giapponese, cercando di non rimanere vincolati agli stereotipi pop, perché quello che si capisce subito quando si ha a che fare con un personaggio del genere è che tutto è fuorché uno stereotipo pop. Chi cerca di farlo diventare tale è gente che normalmente idolatra personaggi degli anime, personaggi dello spettacolo, ma questo non c'entra assolutamente nulla con il personaggio che tra l'altro ha un'enorme influenza appunto sul pubblico a livello non soltanto nipponico, ma ripeto planetario, pur essendo praticamente una primula rossa dei social. Cioè Yuzuru Hanyu, se non si esprime e comunica ufficialmente, non comunica. A me personalmente non viene in mente un personaggio giapponese che abbia tanto seguito senza alcuna interazione con il suo pubblico. E perché in un certo senso Yuzuru Hanyu somiglia di più ad una figura quasi ascetica che cerca tra l'altro anche di evitare sovraesposizioni dannose, perché ogni volta che si va in sovraesposizione molto spesso Yuzuru Hanyu ha subito anche dei danni da tutto questo. A questo punto ho il piacere di presentare uno dei massimi esperti mondiali delle discipline del ghiaccio e della neve, e soprattutto un punto di riferimento, una stella polare per quanto riguarda il pattinaggio, ovviamente analista, tutti lo sapete, lo ripeto, per Eurosport, signore e signori, Massimiliano Ambesi. Sono contento di essere qui perché significa che in qualche modo lo sport inizia a diventare cultura. Tanti che magari non conoscono il mondo del pattinaggio nel dettaglio mi domandano spesso che cosa rappresenti Yuzuru Hanyu. La risposta non è semplice. Io credo che nella storia, nei culti religiosi, nella musica, nel cinema, ci sono stati tanti personaggi che hanno rappresentato lo spartiacque tra epoche, perché il loro avvento, le loro opere hanno fatto sì che cambiasse la concezione del settore in cui operavano. Hanyu Yuzuru è sostanzialmente lo spartiacque tra due epoche di pattinaggio. C'è stato un pattinaggio prima di lui, c'è stato un pattinaggio durante la sua carriera agonistica, ce ne sarà uno dopo. Ma tutto quello che è accaduto nel suo percorso agonistico porterà ad avere un pattinaggio diverso nel momento in cui lui smetterà. Perché ha segnato in maniera indissolubile 15 anni di pattinaggio, 4 quadrienni olimpici, perché ok, lui ha preso parte a 2 Olimpiadi, ci auguriamo, vedremo, che possa essere della partita anche nella terza, ma nel quadriennio olimpico che culmina con la rassegna 5 cerchi di Vancouver, lui inizia la sua attività agonistica internazionale con un obiettivo ben preciso, diventare campione mondiale juniores. Lui quell'obiettivo lo raggiunge nel 2010 e non si tratterà di una vittoria banale, poi magari ne parleremo in questo racconto. Avete visto il titolo
e la definizione di total package. Chi mi segue sa che io non amo utilizzare termini anglofoni, ci mancherebbe, il pattinaggio è declinato tutto sull'inglese, però quando ci si rivolge al pubblico italiano sarebbe sempre meglio parlare con i termini della nostra lingua. Certo, avremmo dovuto dire pacchetto completo, che è un po' messaggio da tour operator, e allora abbiamo optato per qualcosa che magari uscisse anche dai nostri confini, visto che alla fine il popolo del pattinaggio è planetario. E quindi ci piaceva questo total package perché fondamentalmente a New è il pacchetto completo, ma non solo dal punto di vista di quello che deve essere l'atleta o il pattinatore, parliamo anche dell'essere umano e spero di aver tempo di approfondire anche questo tema. Adesso vi racconterò qualche aneddoto legato alla prima volta in cui vidi a New e fu probabilmente frutto del caso quell'incontro. Io mi trovavo in Trentino per motivi che esulavano dal pattinaggio. Eravamo a inizio settembre del 2008. A Merano, in Alto Adige, si disputava una tappa di Junior Grand Prix. Lo Junior Grand Prix per il pattinaggio è uno degli eventi di maggior peso, secondo me quello di interesse maggiore in assoluto. E allora ho detto, vabbè dai, allunghiamo questa parentesi 2 o 3 giorni, andiamo a vedere che cosa succede a Merano. Devo dirvi che mi recai a Merano con 2 motivi di interesse principali. Il primo era un pattinatore della Repubblica Ceca, già maggiorenne, abbastanza affermato, di cui si dicevano cose positive. E l'altro era un 13enne giapponese di cui avevo sentito parlare da lontano ma che non avevo mai visto dal vivo. Più che altro ero colpito dal fatto che un ragazzo di 13 anni di un paese come il Giappone potesse essere iscritto a una tappa di Junior Grand Prix. Ecco, tenete presente che nel circuito Junior Grand Prix si possono affrontare atleti di 13 anni e atleti di 19, quindi da una parte adolescenti, dall'altra parte sportivi già formati. Di norma il Giappone ha ampia scelta, ha un osservatorio di pattinatori anche in campo maschile non indifferenti. Il fatto che schierino un bambino di 13 anni a un evento così di peso mi aveva colpito, così andai a Merano per seguire principalmente gli allenamenti, perché poi secondo me l'aspetto più interessante delle gare juniores non è la competizione in sé ma quello che c'è prima, perché guardando il ragazzo che si allena capisci tante cose. E a un certo punto arrivò il gruppo in cui pattinava questo bambino giapponese e fu il primo a entrare in pista. Era molto gracile, probabilmente dimostrava meno di quei 13 anni, ne avrebbe compiuti 14 a dicembre. Fece 2 giri di pista, qualche cambio di direzione, qualche spinta, qualche affondo. All'improvviso, dal nulla, l'una esterna doppio axe alto come la balaustra. Io spalanco le braccia e dico, ma che cos'è questa roba qui? Mi guardo intorno, ma siamo 4 gatti a vedere. In realtà la mia espressione è stata molto più colorita. E da quel momento si è creata una sorta di empatia, nel senso che ho seguito tutto l'allenamento, c'erano altri ragazzi in pista ma non mi interessavano perché mi aveva colpito quello che questo ragazzo era riuscito a fare dal nulla. Aveva già una buona qualità di pattinaggio. Io per un ragazzo così gracile, con quella corporatura, mi aspettavo meno scorrevolezza. E invece comunque era un ragazzo che ci sapeva fare, che dava del tuo al pattino. E a quei tempi non se ne vedevano tanti. Io credo che il quadriennio che culmina con i Giochi Olimpici di Vancouver 2010 sia stato uno dei più bassi come livello nel pattinaggio maschile. Si è visto veramente poco, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico. E imbattersi in un bambino di 13 anni che interpreta diversamente il pattinaggio mi colpì. Che vuol dire interpretare diversamente il pattinaggio? Mi spiego. Lui in quell'allenamento eseguì tanti elementi, erano i primi tentativi pubblici di triplo axel. Il triplo axel lo completò più o meno un mese dopo la prima volta in gara, in una competizione nazionale. E nel cercare di eseguire questo elemento cadde più volte rovinosamente. Cadute che ti spaventano. Poi qualcuno di voi che è stato a Torino ha visto cadute analoghe mentre lui cercava di eseguire il quadruplo axel, ma quello è un altro film. Però lui si alzava sempre dopo ogni caduta
E soprattutto, a differenza degli altri ragazzini, tutti più grandi di lui, i suoi salti non nascevano dopo una rincorsa di 5-6 secondi, erano salti presi dal nulla. Magari c'era anche una transition semplice, ma c'era sempre qualcosa prima e dopo il salto. E questo mi colpì, perché in quel momento non c'era una concezione del pattinaggio di questo tipo. Pensate un po' agli atleti che andavano per la maggiore. Brian Joubert, Evgeny Plushenko, quanto di più lontano ci possa essere da Aniu. Perché ok, Aniu ha sempre detto che Plushenko è un punto di riferimento, ci mancherebbe, per quello che ha vinto lo deve essere. Ma secondo me sul ghiaccio, se c'è un pattinatore che è proprio lontano di lui, c'è da Aniu e Plushenko. E per capirlo vi inviterei a fare un bel gioco. Dimenticatevi tutto quello che è il torso dell'atleta. Guardate i movimenti dalle ginocchia in giù e quindi quello che fanno i piedi. Da una parte abbiamo un potenziale pattinatore di danza, quale è Aniu. Dall'altra parte abbiamo un pattinatore, che è Plushenko. Una differenza incredibile. Comunque, io rimasi colpito da 3 aspetti di questo impatto con il ragazzino giapponese. In primis, durante questo allenamento lui parlava costantemente con se stesso. Dopo ogni salto, dopo ogni caduta, lui con le mani simulava quello che doveva fare, si parlava, si correggeva, sembrava un cartone animato. E anche questo era un fatto abbastanza anomalo. Io avevo visto dal vivo atlete del livello di Mao Asada, che peraltro ai tempi era ancora poco più che una bambina per lei, e non avevano quel tipo di approccio. Era un approccio molto più distaccato. La seconda cosa che mi colpì fu proprio quella del dare del tu al salto. Salto non come gesto atletico, salto inserito in qualcosa, come se fosse uno strumento di comunicazione. Ed esattamente il contrario rispetto a quello che si vedeva in giro. E la terza cosa era la capacità di rialzarsi di continuo dopo cadute tremende. A quei tempi lui lottava per agganciare il triplo toe loop al primo salto della combinazione. La provava con il flip e con il salco. Con il salco andava un pochino meglio, col flip faceva veramente fatica e ai tempi era un flip bruttino quello di Yuzuru, perché aveva poco del flip, non c'era un filo interno dello stacco. Tanto è vero che più volte ha ricevuto chiamate negative durante le gare, però lui continuava a lottare, lottava, cadeva, si rialzava, cadeva, si rialzava. Insomma, mi colpì il personaggio. Da lì a poco, dobbiamo andare avanti di 1 anno e mezzo, vinse tutto quello che c'era a disposizione in ambito juniores, in un'età che non gli consentiva di gareggiare alle Olimpiadi perché lui nel 2010 non era eleggibile per le Olimpiadi. Quella vittoria nei mondiali juniores fu storica. Siamo nel marzo 2010, perché diede il via a un trionfo giapponese senza precedenti nel pattinaggio di figura in singolo. Che cosa accadde? Aniu vince all'Haia, in Olanda, il titolo maschile. Lo vince da favorito, aveva dominato lo Junior Grand Prix, aveva vinto il titolo nazionale juniores e lì completò il primo slam della carriera. Poi il termine slam lo ritroveremo. Il giorno dopo Murakami Kanako vince il titolo juniores femminile. Passano 3 settimane e a Torino il Giappone vince il titolo mondiale femminile con Asada Mao e quello maschile con Takahashi Daisuke. Nella storia del pattinaggio era accaduto solo una volta che un paese vincesse 2 titoli individuali, juniores e senior. Ci riuscì la Russia tanti anni prima. Da quel momento non c'è più riuscito nessuno e per quello che vedo in giro credo che ancora per tanto tempo nessun paese riuscirà a completare un trionfo di tale proporzione. Un trionfo che ha preso il via dal successo di Aniu. Di quei 4 atleti Aniu è l'unico che proviene dall'Eastern Japan, che non è proprio la reale patria del pattinaggio. Quella vittoria era significativa perché rispetto agli altri lui proveniva da un'area un pochino più disagiata. Ecco, non pensiate che in Giappone facendo così ci sia ghiaccio a disposizione. Per i pattinatori giapponesi è veramente difficile prepararsi, un po' come in Italia. Chiaramente parliamo di ambizioni diverse, dimensioni diverse, però non è che ci sia questa grande abbondanza di ghiaccio, non siamo in Russia, peraltro unico paese oggi in salute nel pattinaggio di figura, perché gli altri versano una situazione di similcomo o qualcosa
genere. Quindi insomma il grandissimo successo internazionale di Yuzuru dà il via a un trionfo giapponese, e anche questo secondo me è un segno premonitore. Se io dovessi descrivere la grandezza di Hanyu avrei grande difficoltà, perché probabilmente gli aggettivi sono stati esauriti da tempo. Però voglio portarvi alcuni esempi di cui si parla poco, ma che vi fanno capire che cosa lui è riuscito a realizzare sul ghiaccio. Noi viviamo un'epoca in cui con uno smartphone si può riprendere qualsiasi allenamento, qualsiasi gara. Anzi, io ho visto piste di alto profilo con ragazzine che si fermano, vanno in balaustra, guardano sul cellulare, ripartono. Quindi è un'epoca in cui sostanzialmente l'emulare gli altri è la normalità, è la base. Nel settembre del 2011, quindi pochi mesi dopo il tremendo terremoto con conseguente tsunami che ha colpito il Giappone, Hanyu torna in pista per una competizione agonistica. Si gareggia a Oberstdorf, del Nebelor Trophy che gli appassionati di pattinaggio conosceranno bene. Programma corto. Lui inserisce il quadruplo toe loop nel programma corto, è la prima volta che accade. Il secondo salto è triplo axel. Quel triplo axel è preceduto da una contravenda esterna, back counter, no? Per dirlo col termine anglofono di riferimento. Per farvi capire di che cosa si tratta, devo scomodare il calcio, che è lo sport che probabilmente qui conosciamo meglio di tutti. È come se io mi presentassi sul dischetto del calcio di rigore, cercando di tirare con una gamba dietro l'altra, come difficoltà del gesto tecnico. Sono passati 10 anni, abbiamo festeggiato il decennale da poche settimane. Dopo 10 anni un solo pattinatore ci ha provato. Non so se mi spiego. Ecco, questo dà la dimensione della grandezza di Hanyu. Lui ha iniziato a parlare un'altra lingua rispetto agli altri con grande anticipo. Una lingua talmente difficile che di fatto nessuno è stato in grado di emularlo. Vi racconto un altro aneddoto curioso che è legato alla prima vittoria di Hanyu in un campionato nazionale. Io in quel momento mi trovavo all'Agora di Milano, che è un palazzo del ghiaccio storico del centro Milano, del centro lombardo. E mentre lui gareggiava nel programma libero, si stava disputando l'allenamento delle coppe d'artistico. Praticamente a 20 metri da me, Stefania Berton, lanciata da Andrea Iotter, completa un triplo rit lanciato. Ed era un salto che in quel momento non gli entrava. Io nel momento ho esultato, no? E loro mi hanno guardato, ma io non stavo assolutamente seguendo loro. Avevo il video del computer con i campionati nazionali, il programma libero di quei campionati nazionali. Lì arrivò la prima vittoria di Yuzuru in una rassegna nazionale giapponese, gli All Japan Pro. E fu un programma assolutamente incredibile. A quel punto corsi al bar del Palazzo del Ghiaccio e incontrai un allenatore italiano che in quel momento si stava facendo le ossa e adesso va per la maggiore. Lo possiamo anche citare, si chiama Lorenzo Magri. E gli raccontai che cosa avesse fatto Hanyu. E lui, in maniera molto serafica, mi disse: questa ASU dovrà cambiare tutto il regolamento e riscriverlo in base a quello che farà questo ragazzo. Ai tempi, a livello internazionale, non aveva ancora di fatto vinto niente, no? Ecco, questo è Hanyu Yuzuru. Si era piazzato in eventi importanti, ci mancherebbe altro, però era uno che stava iniziando un percorso, ma gli addetti ai lavori avevano già capito dove quel percorso si sarebbe potuto concludere. Quando io parlo di onnipotenza tecnica che si unisce all'eccellenza artistica, probabilmente utilizzo delle iperboli, sicuramente, però alla fine lui è questo. E come diceva giustamente Barbara nella presentazione, non so cosa possa accadere nel pattinaggio il giorno in cui lui smetterà. Perché tutto quello che abbiamo visto, diciamo negli ultimi 8-9 anni, è stato declinato su di lui, su quello che faceva lui. La strategia degli avversari è sempre stata ragionata in virtù di quello che Yuzuru potesse portare sul ghiaccio. Quanti cloni abbiamo a livello di contenuto tecnico? Poi come uno esegua l'elemento è un altro discorso, e l'esempio del triplo axel ve l'ho fatto in precedenza. Una marea.
perché tutto è stato declinato su di lui. Qual è il problema? Il buon Magri mi disse bisognerà cambiare il regolamento in base a quello che farà ANIU. Il problema è che quel regolamento non è cambiato. Ci sono stati dei ritocchi qua e là, ma si è perso il senso di quello che deve essere il pattinaggio di figura. Barbara nella sua presentazione ha citato la tesi di Yuzuru. Io nella tesi, per quello che ho avuto possibilità di leggere, trovo tanta sofferenza. Io vedo e percepisco un grido d'allarme. È una proposta, la sua. Una proposta che dice salviamolo questo pattinaggio. Perché tutti vogliamo bene al pattinaggio, tutti siamo legati al pattinaggio, tutti vogliamo che il pattinaggio funzioni in ogni continente. Salviamolo. Quindi quella è sicuramente un'opera importante, perché il più grande pattinatore di tutti i tempi decide di redare una tesi su come migliorare il pattinaggio. Non vedete mai Messi, probabilmente fare l'università, questo è un altro discorso, non lo vedete mai scrivere un trattato su come migliorare le regole del calcio. Chi se ne frega, il calcio è quello, no? ANIU, uno che avrebbe potuto smettere di pattinare nel 2014, sarebbe stato ricoperto d'oro ovunque. Prosegue e cerca di salvare quello che è il suo sport. Io trovo che il suo messaggio sia inascoltato in questo momento. E allora, visto che qualcuno ci sta registrando e magari quello che diremo qui circolerà, utilizzo questa sede, ma poi ne utilizzerò altre, avendole a disposizione, per veicolare un messaggio che per me è importante. Tutti riteniamo che ANIU possa concludere la sua stagione agonistica a breve. Il sogno sarebbe vederlo sul ghiaccio fino alle Olimpiadi in Italia. Io penso che sia fisicamente impossibile che un pattinatore di quel livello possa affrontare quanti quadrienni olimpici? Diventerebbero 5, considerando quello junior, no? E allora, visto che a breve arriverà l'addio alle competizioni, voglio lanciare questo messaggio. Il pattinaggio ha bisogno di ANIU. ANIU ha dimostrato nel tempo di essere un illuminato per questo sport. Il pattinaggio di figura dovrà essere gestito da ANIU Yuzuru, da nessun altro. Non ci deve essere politica che tenga, non ci deve essere il mondo anglofono che si mette di traverso. ANIU è quello che può trovare la ricetta affinché si parli in positivo del pattinaggio. Io sono uno di quelli che spesso e volentieri ne parla negativo, per cui voglio dire che senza peccati scagli la prima pietra. Quando io apro Twitter trovo solo critiche di ogni tipo, le mie comprese. Raramente trovo messaggi positivi. Messaggi positivi magari sono legati alla prestazione di ANIU, qualcuno che si inventa dei salti, eccetera, cose di questo tipo. Ma del pattinaggio si parla in negativo. Questo perché? Perché il regolamento, che è nato con intenti lodevoli, famoso regolamento stilato dopo lo scandalo del Solex di 2002, è tristemente naufragato senza riuscire più a coniugare le due componenti del pattinaggio. La parte tecnica e quella che volgarmente potremmo definire la parte artistica. Nessuno nella storia, meglio di Yuzuru ANIU, è riuscito a coniugare queste due componenti differenti. E io credo che lui possa avere le soluzioni affinché il pattinaggio possa essere di nuovo artistico e affinché il pubblico lo veda con occhi diversi e quindi non veda dietro magari cospirazioni, complotti, giudizi sbagliati e cose di questo tipo. L'utilizzo della tecnologia che lui ha testato può essere sicuramente una medicina, in tal senso una panacea, perché la tecnologia a volte può servire per togliere il libero arbitrio all'essere umano. La tecnologia mi può dire banalmente se un lutz è un flip o se un flip è un lutz, no? Basta vedere l'inclinazione del pattino che non punta e la chiamata dell'elemento me la fa il computer, non me la fa lo specialist di turno. Vi fidate di più del computer o dello specialist? Ditemi voi. E lo stesso vale per le rotazioni. Siamo arrivati al 2021 senza avere un sistema che ci consenta di calcolare la rotazione di un salto. Questo non è possibile. Cioè, uno sport in cui un grado in più o in meno può fare la differenza
deve avere una tecnologia applicata volta a dire quanto è stato ruotato un determinato salto. Non può essere l'occhio umano, perché il mio sottoruotato può essere il suo salto completo. Magari l'occhio percepisce qualcosa di diverso. E allora anche lì Yuzuru è uno di quelli che ha fornito delle indicazioni su come intervenire. Io ero convinto che Agnew smettesse di pattinare dopo la vittoria nei Giochi Olimpici del 2018. Perché a quel punto lui poteva ritenersi un atleta soddisfatto in tutto e per tutto. Così non è stato. Io credo che lui abbia proseguito per 3 motivi. Il primo, l'anno dopo c'erano i mondiali in casa e quindi gli sarebbe piaciuto rivincerli in casa dopo 6 anni. Le cose non sono andate benissimo da quel punto di vista, con polemiche annesse al sistema di giudizio. Secondo fatto, il quadruplo axel. Lui vuole diventare il primo atleta nella storia a completare quell'elemento in gara. Ma il termine completare non è corretto. Lui vuole essere il primo uomo nella storia a inserire in un flusso di un programma un quadruplo axel, che non vuol dire prendersi 15 secondi, come vedete in campo femminile con il triplo axel, Tuktamishova l'esempio, per eseguire quell'elemento. Vuol dire inserirlo in un contesto coreografico in cui c'è qualcosa prima e dopo. È una roba di una difficoltà assurda. Se c'è qualcuno che ci può riuscire, credo sia proprio lui. Il terzo motivo per cui secondo me ha continuato, e lui non ne ha mai parlato, ma prima o poi su questo tema si soffermerà, è testare i cambiamenti che ci sono stati nel sistema di giudizio. Perché, come vi ricorderete, fino al 2018 si andava da -3 a +3. Dal 2018-19 in avanti si è passati da -5 a +5, ma non solo. I requisiti chiesti a un salto, o a una trottola, sono stati elencati in maniera precisa, in maniera tale che il lavoro del giudice potesse essere facilitato. Ahimè, è stato ottenuto l'obiettivo contrario, cioè il giudice è andato in confusione e non ci ha capito più niente, nel senso che il giudice sa che ci sono queste 6 voci, vede un salto, non ragiona sulle sue voci, ti dice mi piace +5, mi piace però qualche dubbio posso averlo, poi magari qualcuno mi accusa di essere di parte +4, ho visto una piccola imperfezione +3 e via via a calare. Ma questo non è il sistema di giudizio, questa è un'altra cosa, ma io non voglio dare la colpa ai giudici di tutto questo. Il giudice moderno non è in grado di giudicare un programma di pattinaggio perché deve seguire troppe cose. Sapete cosa significa valutare 12 elementi in 4 minuti? Con una scala di giudizio che va da +5 a -5, con voci che tu devi tenere presente per i plus, altre voci che devi tenere presente per i minus. Nel contempo tu devi valutare 5 componenti del programma, quindi non ti puoi focalizzare sull'elemento, sul salto, devi capire come è stato creato questo programma, la composizione, devi valutare i passaggi di transizione, devi valutare gli skating skills dell'atleta, no? La qualità di pattinaggio. E poi c'è l'interpretazione, che non è una voce secondaria. Secondo voi un giudice può valutare tutto questo? Nel mentre deve schiacciare i vari tasti sul suo touchscreen? Non è possibile. Quindi Agnew è uno di quelli che con la sua tesi cerca di dare delle soluzioni per cercare un domani di avere un pattinaggio diverso, più semplice da valutare e più semplice da capire per il pubblico. Perché se il pubblico sa che un salto è stato votato, poi non farà storie riguardo una classifica. Quel salto merita quei punti e li porta a casa. Quindi Agnew ha proseguito la sua carriera secondo me per questi 3 motivi. Io non so se lo vedremo ai Giochi Olimpici del 2022. Probabilmente sì, e con ambizioni, ci mancherebbe altro. Però non era quello l'obiettivo. Lui, dopo il 2014, prosegue, pur potendo smettere anche in quel momento, in quanto non soddisfatto di quel titolo olimpico. La ricordate la gara del 2014? Un programma libero con qualche errore di troppo. Lui era convinto di non vincere, perché subito dopo avrebbe pattinato il rivale storico di quel quadriennio, Patrick Chen, che sbagliò quanto Yuzuru, perché patì la pressione. Yuzuru disse: io sono campione olimpico, sono orgoglioso di essere il primo giapponese a portare a casa un titolo in campo maschile, ma il mio pattinaggio è altro. Andrò avanti per dimostrare che io posso fare molto di più. Nel quadriennio olimpico che segue,
l'avversario di Aniu per me non è Fernandez, non lo diventa neanche Nathan Chen, tantomeno uno Shoma. L'avversario è se stesso. Cioè, il quadriennio che porta a Pyeongchang per lui è una sfida contro se stesso, per dimostrare che lui quella medaglia del 2014 l'ha comunque meritata, ma la potrà vincere ugualmente nel 2018 eseguendo 4 quadrupli diversi nel programma libero. E che il quadriennio di grande sofferenza, che possiamo fare iniziare con quell'incidente che avviene in Cina, tanto per intenderci, no? Lo schianto violento con Ayan nel corso del warm-up. Lui lo pianifica per arrivare a Pyeongchang con la possibilità di eseguire 4 quadrupli diversi. Chi aveva capito tutto questo da subito sapete chi è? Yevgeny Plushenko. Plushenko, dopo le Olimpiadi del 2014, è stato parecchio in Giappone, ha preso parte a gara. Anche Plushenko medaglia d'oro nelle Olimpiadi del 2014, nella prova squadre, che è un'altra cosa. E intervistato disse: guardate che quello lì vuole presentare 4 quadrupli a Pyeongchang. Tutti i giornalisti che cosa capirono? Sì, ok, magari farà 2 Salkov, 2 Tolup, ma 4 quadrupli sommandoli. In realtà Plushenko voleva dire un'altra cosa. Aniu a Pyeongchang si presenta per eseguire 4 quadrupli diversi. A noi non c'è riuscito, perché il suo percorso è stato costellato da incidenti di vario tipo. Lui praticamente ha perso 2 anni. Il primo anno lo perde per quella collisione con Ayan, quindi di fatto è costretto a riproporre il contenuto tecnico dell'anno prima. Poi sembra che stia recuperando, no? Perché il programma libero di Helsinki, con il quadruplo Rydberger perfettamente eseguito, il quadruplo Salkov da poesia, i quadrupli Tolup, è qualcosa di eccezionale, no? Il quadruplo Tolup, perché poi lui esegue 2 Salkov in quell'occasione. E lì sembrava aver recuperato. Si rifà male a novembre 2017, provando che cosa? Il quadruplo mancante per chiudere il cerchio, quel Lutz che lui aveva completato al secondo tentativo nella Rostelecom Cup. Ci aveva provato anche in una gara di livello più basso in Canada, l'Autumn Classic che tutti conoscerete, l'aveva aperto, il secondo tentativo riuscì a completarlo. Poi in allenamento, stanco perché non stava benissimo, aveva l'influenza, il cambio di fuso orario, un jet lag difficile da assimilare, creò un contesto tale che lui si fece male. Si fece male che tutti dissero: Aniu non parteciperà ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Ed effettivamente da quel novembre passeranno 2 mesi prima che lui possa tornare sul ghiaccio. Inizialmente torna sul ghiaccio provando dei doppi axel, non riuscendoli a completare. Per il signore dell'axel è una ferita non riuscire a completare un doppio axel. Una persona a lui molto vicina, Brian, un tecnico canadese con grande competenza su tutto quello che è salto, gli fece capire che lui non completava quel doppio axel perché era abituato a eseguire il triplo. E allora ha ricominciato ad allenarsi provando il triplo. E poi cercò di aggiungere tutto quello che potesse servire per vincere le Olimpiadi. Perché sì, lui voleva vincere le Olimpiadi del 2018, ma le voleva vincere con la sua idea di contenuto tecnico. Quei 4 quadrupli diversi. Non ci fu modo di portare il Lutz. Su Rydberger la storia fu un po' differente e ne parleremo. Che cosa fece allora Yuzuru? Disse: ok, io non posso portare 4 quadrupli diversi. Ho sempre avuto in testa i 4 quadrupli. Nel libero delle Olimpiadi andiamo con 4 quadrupli. Ecco, questo vi fa capire chi è Yuzuru Hanyu. Cioè uno che si pone degli obiettivi. Spesso in un percorso ci possono essere degli ostacoli. Lui quegli ostacoli in qualche modo li ha sempre superati. A volte scende da compromessi che lui non ama. Programma libero di Pyeongchang, rinuncia al quadruplo Rydberger come primo salto. Ma perché rinuncia? Perché a quel punto lui dice: vado alla caccia di un altro obiettivo importante, voglio diventare il primo giapponese nelle discipline olimpiche invernali a difendere il titolo olimpico. E allora, dopo aver dominato il corto con un programma che poi vedremo è entrato nell'antologia del pattinaggio, prova a tirarmi in barca.
La Niu che conosco io sicuramente è stato stracontento per come ha vinto quelle Olimpiadi, per il fatto di essere diventato 2 volte campione olimpico. Ma il rammarico è rimasto, perché lì in Corea, a Pyeongchang, lui avrebbe voluto portare sul ghiaccio altri elementi tecnici. A questo punto io credo che la sfida possa essere quella di portare il quadruplo axel a Pechino, di fronte a un pubblico che l'adora. Perché io ho spesso avuto la vaga impressione che Anu sia ammirato più in Cina che in Giappone. Qui siamo in un contesto con orientalisti di elevatissimo profilo, stimati non solo in Italia. Loro poi proveranno a darci delle spiegazioni al riguardo, perché forse c'è dietro un motivo. Può essere anche una sensazione sbagliata mia, ci mancherebbe altro, ma comunque in Cina Anu è amato quanto in Giappone. Completare quell'elemento lì a Pechino, al di là del risultato finale, sarebbe il coronamento a una carriera senza precedenti di un artista tutto tondo che ha deciso di dedicare le sue attenzioni allo sport, diventando un vincente con pochi precedenti. Quando parliamo del lato umano di Yuzuru, qualcosa ha detto anche Barbara, io vorrei solo scomodare dei numeri. Un pattinatore non è un calciatore con un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno. Viviamo su mondi completamente diversi. Ecco, lui si è fatto promotore e spesso e volentieri anche rimanendo in disparte di iniziative volte a supportare la sua terra, la sua gente. Lui che dopo quel terremoto voleva smettere. Voleva smettere perché aveva visto persone senza casa, si sentiva impotente, non sapeva come aiutare tutti quelli che erano stati colpiti dal terremoto, come anche la sua famiglia. E dopo una lunga introspezione è arrivato a dire: c'è solo un modo che mi può permettere di aiutare il mio popolo. Pattinare. Io so pattinare. Con il mio pattinaggio, con tutte le operazioni di beneficenza che potrò mettere in piedi, io cercherò di sostenere il Giappone. Questo ho fatto. I numeri parlano chiaramente, sono passati 10 anni e le cifre raccolte superano il 1 milione di euro. Parliamo di opere di beneficenza che spesso e volentieri lui non ha neanche pubblicizzato, cose che si sono sapute poi dopo anni. Ecco, questo è Aniu. Aniu è un antidivo. La popolarità di Aniu è dovuta al fatto che probabilmente lui non l'ha mai cercata. È arrivata perché nessuno meglio di lui sa comunicare con noi che lo guardiamo. Cioè, ogni programma veicola un messaggio. Noi da fuori, quando ammiriamo le sue gesta sul ghiaccio, in qualche modo li viviamo con lui e viviamo i momenti di difficoltà, le tante cadute, la forza con cui si è rialzato, il coraggio con cui in alcuni momenti ha tirato fuori dal cilindro degli elementi folli. E non ci siamo soffermati sul significato di quegli elementi. Vi faccio un altro esempio. Ve la ricordate la sequenza quadruplo toe loop, triplo axel? Non dobbiamo tornare indietro di tanto tempo. Io da tecnico di pattinaggio, quando lui decise di presentare quell'evento, dissi: è una follia, è contro le regole del gioco. Ma perché devi presentare un elemento che anche qualora venga completato bene ti toglierà dei punti rispetto ad altro che potresti fare? E non capivo, non arrivavo a comprendere il perché di tutto questo. Poi ci sono arrivato. Lui lì voleva lanciare un segnale a quelli che hanno scritto il regolamento. E il segnale è il seguente: signori, ma avete mai messo un paio di pattini ai piedi? Ma vi rendete conto di quale possa essere la difficoltà di eseguire una sequenza quadruplo toe loop triplo axel? Ma perché un elemento così deve valere meno di un quadruplo toe loop e poi di un triplo axel eseguiti indipendentemente l'uno dall'altro? Lui l'ha detto anche silenziosamente in alcune interviste, ha fatto capire. Poi quell'elemento l'ha dovuto abbandonare perché c'è anche una gara e se vuoi vincere con quell'elemento lì non vinci. Sapete cosa ha fatto l'International Skating Union? Dopo anni di
conversazioni, è arrivata a stabilire che dalla prossima stagione la sequenza avrà lo stesso valore della combinazione. Lui ci era arrivato prima di tutti e probabilmente aveva proposto quell'elemento per far capire quale potesse essere la strada corretta da seguire. Ecco, questo è Yuzuru Hanyu. Io penso che lui arrivi prima di tutti a capire una serie di situazioni e credo che spesso e volentieri tante sue vittorie lui le abbia vissute con sofferenza. La sofferenza di chi si rende conto che quel pattinaggio che lui ha sempre amato non è più lo stesso. E adesso vi tiro fuori una cosa che vi stupirà. Helsinki 2017, 1 aprile. Lui pattina quel programma libero strepitoso. Io, quando completa all'inizio della seconda metà del programma la combinazione quadruplo salto, triplo tolp, sono in lacrime. Lacrime di chi si rende conto di essere di fronte a un'impresa storica. Lacrime perché quella combinazione non aveva mai completata in tutta la stagione nel programma libero. Era stata una croce. Nel momento in cui l'ha completata, guardate come si scioglie e guardate quello che fa nell'ultimo minuto e mezzo. Comunque, programma eccezionale, il punto più alto nella storia del pattinaggio di figura. Per me non rivedremo niente del genere dopo e prima non abbiamo visto niente di comparabile. Passano 2 giorni e gli viene posta questa domanda, ma come hai festeggiato un'impresa di quel tipo? Una rimonta incredibile dopo un programma corto che non era andato benissimo. E lui risponde, io sono stato in camera a pensare al mio programma corto. Non so se mi spiego. Ma in realtà già lì lui iniziava ad avere un disagio legato a un pattinaggio che stava cambiando e non rispecchiava più quelli che dovevano essere i suoi presupposti. Nello specifico lui si sentì vittima di un torto. Nel programma corto non gli venne riconosciuta la combinazione. Era una chiamata difficile da fare, ma nel pattinaggio, quando la chiamata è dubbia, si valuta sempre a favore dell'atleta. E la riflessione di Yuzuru fu la seguente: è una chiamata difficile, io penso di aver eseguito l'elemento correttamente. Mi devi riconoscere il favore dell'atleta, non gli fu riconosciuto. Quindi lui affrontò il programma libero anche con la rabbia per quell'incidente. Ma al di là di quanto avvenuto nel programma corto, lui lì si rese conto che stava sfuggendo di mano l'equilibrio tra le due componenti del punteggio. A Helsinki si vedono tanti quadrupli e spesso e volentieri sono quadrupli preceduti dal nulla, cioè inseriti in una coreografia ma senza un flusso, così, perché ci devono essere, perché portano punti. Ci può stare, ma qual è il problema? Che nonostante questi vuoti nella coreografia, i pattinatori prendono valutazioni altissime nelle componenti del programma. Quindi lo Yuzuru Hanyu, che esegue elementi con 4 rotazioni, preceduti da ingressi difficili, non telefonati, non banali, ci mette anche qualcosa in uscita, si sente valutato come quelli che hanno delle lunghe pause nei loro programmi senza il flow, termine abusato nella danza, significa flusso, continuità di movimento. Rimane in camera per quello. E probabilmente lì inizia a riflettere anche su quello che sarebbero state le Olimpiadi di Pyeongchang. Il fatto che l'abbia vinte senza i 4 quadrupli che aveva in testa rappresenta un miracolo e fondamentalmente ci fa comprendere la grandezza dell'atleta. Però il disagio parte da lì. E il vero disagio che adesso secondo me prova lui è sulla valutazione delle componenti del programma. Che non sono più le componenti del programma, sono un'altra cosa. Sono numeri che seguono i quadrupli che tu completi. Ed è chiaro che alla fine le gare verranno vinte dagli atleti che portano a casa più quadrupli. Ma non è questo pattinaggio. Non lo era neanche ai tempi del vecchio punteggio, il 6.0, ve lo ricordate? E non è che funzionasse proprio così, Quindi si è persa la bussola, non perché il sistema fosse sbagliato, attenzione, perché è stato male applicato e nessuno è stato capace di intervenire. Io credo che la sua tesi sia un messaggio per dire: un'idea ce l'ho per intervenire, ascoltatemi, io sono qui, facciamo qualcosa per questo pattinaggio. In campo maschile non era mai accaduto che un atleta risalisse dalla 7ª posizione
fino a salire sul podio, e Agnew è riuscito a coronare questa impresa che sembrava difficile al termine del programma corto. Ecco, non dimentichiamo che questo ragazzo ha proposto 5 tripli, tra cui un axel nella seconda parte del programma, e lì insomma arrivano tanti punti che fanno la differenza. Sì, tanti punti con questi tripli, un ottimo quadruplo in apertura e tanta qualità anche sulla coreografia, bene anche sulle trottole, tranne l'ultima che non ha preso il massimo livello, ma per il resto molto bene anche sulle trottole, quindi veramente un pattinatore completo. Il punteggio che arriverà è chiaramente stellare, come tutti avrete capito. Iniziamo a dire che nella storia, perché qui possiamo già scomodare la storia, sono riusciti a far meglio solo Patrick Chen, che detiene il record mondiale, Kozuka, Plushenko e Takahashi. Per cui chapeau al cospetto della prestazione di questo ragazzo che ha poco più di 17 anni. Guarda l'espressione del suo viso quando vede il punteggio fantastico, e questo ragazzo ha ancora margini di crescita, perché sicuramente può crescere ancora. Benvenuti sul pianeta Agnew, abitanti 1, lui. L'abbiamo qui visto inquadrato in primo piano, terrificante. 120. No, impressionante, sì. Massimiliano, francamente disarmante in una gara dei contenuti tecnici elevatissimi. Scende in pista Yuzuru e ci regala l'ennesimo record, perché sì, arriverà l'ennesimo record del mondo sul totale sicuro. Sul programma libero forse il quadruplo tolup, triplo tolup che ci ha regalato all'NHK era migliore. Bentornati sul pianeta Agnew, abitanti 1, solo lui, vai avanti tu, perché io non ce la posso fare. Impressionante, il miglior programma libero mai pattinato da Yuzuru Agnew, che significa il miglior programma libero mai pattinato nella storia. 125 punti di tecnico è qualcosa di terrificante, può annichilire chiunque. Io non ho mai visto niente del genere. Tu qui non puoi non dare 100, qui devi dare 10 su tutto, sì, perché non si è mai visto niente del genere. Interpretazione 10, coreografia 10, transizioni, ma ne vogliamo parlare? Poi vedrete gli altri. Performance 10, performance 10, questo è il massimo che potete vedere, sì. Una complessità di fili, di passi che non abbiamo mai visto. Ripeto, vai avanti tu, perché a me viene da piangere, perché questa è una prestazione incredibile. Questo è un momento storico per lo sport a tutto tondo. Impressionante, è una leggenda umana. Bentornati sul pianeta Agnew, abitanti sempre e solo uno, lui. 62,85 di tecnico, è una prestazione notevole. Sono allibito dalla valutazione della combinazione quadruplo tolup triplo tolup, che non prende il 3 unanime dai giudici, nonostante quanto fatto in entrata e il triplo tolup con braccia alzate. Però effettivamente è stata una performance terrificante da parte di Agnew. Alle Olimpiadi tirar fuori una prova del genere dopo un infortunio che ti ha tenuto lontano dalle piste del ghiaccio per quanto? Un mesetto probabilmente. Incredibile, veramente un atleta strepitoso, un campione, un fuoriclasse. Questo sarà il secondo punteggio di tutti i tempi, 111,68. È una grande prestazione, rimane sempre l'unico sul suo pianeta, però deve aspettare per avere la certezza di conquistare il secondo titolo olimpico. Il punteggio sarà comunque altissimo, questo 110 di tecnico chiama almeno 95 sulle componenti del programma, perché ok, ha semplificato, però questo programma è ricchissimo tra un elemento e l'altro, ed è il programma libero più ricco di sempre di passaggi di transizione per lui. E la vince il più grande di tutti i tempi, Yuzuru Agnew. Nessuno come lui, nessuno riesce a mettere in campo quella qualità tecnica con altrettanta qualità artistica. L'abbiamo detto, quando l'onnipotenza tecnica si sposa l'eccellenza artistica, abbiamo Yuzuru Agnew che piange. E come si fa a non piangere dopo tutto quello che è avvenuto in questa stagione? E infatti vedete è commosso, ringrazia il pubblico che l'ha supportato tantissimo, tutti i suoi fans che hanno cercato di dargli coraggio nei momenti più difficili. Ha dovuto rinunciare al Rydberger e al Lutz e ha vinto lo stesso.
Quindi chi ha avuto ragione? Angelo Dolfini, che dall'inizio ha detto no Ritz, no Lutz, si vince lo stesso. Un prodigioso Hanyu Yuzuru che non al top della condizione tira fuori un programma libero di tale spessore e in pista piove di tutto, come avviene in qualsiasi angolo del mondo. Lottato col Che coltello cuore. tra i denti, veramente, in E condizioni adesso- non perfette. E adesso se dai 87 a Vincent Zhu, qui non puoi dare meno di 97. Perché sennò il punteggio non sta più in piedi, il sistema crolla, si sgretola. Beh, chiaramente sono due pattinatori completamente ragazzi, diversi. Sequenza con quadruplo tolup e triplo axel eseguita bene. Questa è storia. Eh sì, questo è un elemento incredibile che solo un atleta come lui può anche solo immaginare. Che vinca o non vinca, questo è un programma da antologia del pattinaggio, un programma da oltre 200 punti. Il primo Seimei che avete visto, Open Legacy, e il programma libero che ha pattinato negli ultimi nazionali hanno un comune denominatore. Lui ha affrontato quelle gare in salute, senza problemi fisici. Cioè, parliamo di un atleta che avrà disputato più di 40 gare in categoria maggiore. Secondo me quelle che ha affrontato da sano non arrivi a contarle sulle dita di due mani. Poi spesso e volentieri degli infortuni, abbiamo avuto cognizione di causa dopo, lui non ha mai messo le mani avanti, insomma si è sempre preso le sue responsabilità quando non ha vinto, ma la sua carriera è stata costellata da un'infinità di problemi fisici. Quando sta bene tira fuori queste cose. A mio gusto personale Origin è il programma che mi prende meno, perché lo trovo un po' un fritto misto, fatto poi in maniera eccezionale, ma non lo puoi paragonare ad Open Legacy, non lo puoi paragonare alla storia di Seimei e tantomeno al programma che ha pattinato negli ultimi nazionali e poi negli ultimi campionati mondiali, che per me avrebbe potuto anche vincere, è stato male prima del libero ognuno. Uno normale non pattinava, lui ha voluto onorare ugualmente la sua presenza alla gara, è sceso in pista, non era lui. Bastava vedere le prime due spinte per capire che non fosse lui. Io commentavo quella gara insieme a Valentina Marchei e disse Valentina, non ce n'è, non è lui. E infatti poi è stato un libero sofferto, che ha portato alla fine sì, ma con grandissima difficoltà. Quando sta bene, sapete che cosa lui possa fare. Il mondo di Hanyu è un mondo che interessa anche coloro che non sono competenti rispetto al pattinaggio artistico, non solo i nipponisti, ma anche in generale chiunque abbia avuto l'occasione di vederlo diciamo performare, e cioè la scelta da parte di Hanyu di un film sulla figura da una parte storica, dall'altra oggettivamente leggendaria di Abe no Seimei. Sappiamo che Hanyu ha usato la colonna sonora di questo film, ma che in qualche modo si è anche interessato alla figura di Abe no Seimei. Abe no Seimei è un onmyoji, cioè un maestro praticante dell'Onmyo-do, della via dello yin e dello yang, questa diciamo pratica molto importante soprattutto nel periodo classico del Giappone premoderno, che è un po' una fusione anche di sistemi diversi cinesi e giapponesi. Questo è anche un altro, diciamo, particolare che ha incuriosito molto, perché Hanyu avrebbe potuto scegliere tra una costellazione, diciamo, di personaggi più legati o al buddismo o allo shinto, e invece ha scelto Abe no Seimei, che certamente è anche una figura popolare, e popolare è anche il film, ma che è caratteristico perché l'Onmyo-do unisce da una parte le teorie cosmologiche cinesi delle 5 fasi, dall'altra elementi del taoismo, buddismo e shinto. Come ho detto, Abe no Seimei è una figura che fonde in sé, un po' come Hanyu stesso, leggenda e storia, ed è forse anche inutile cercare di separare l'elemento della leggenda dall'elemento, diciamo, più fortemente storico. È stato anche poi interpretato da un grande attore di Kyogen che è Nomura, e che oltretutto ha anche incontrato Hanyu, ed è interessante se vi andate a riguardare
quell'intervista. L'Omyodo o la via dello yin e dello yang è importante soprattutto in quel periodo che noi chiamiamo periodo Heian, diciamo soprattutto tra il X e il XII secolo, ed è importante non solo per l'aspetto divinatorio, ma anche perché viene considerato questo Omyoryo, o proprio il bureau dello yin e dello yang, come quello più adatto a interpretare e a gestire i tenpen, cioè le anomalie celesti, e tra le anomalie celesti è incluso il terremoto, e questo ovviamente ci ricollega a Hanyu per la sua, diciamo, storia, no? E il suo essere sopravvissuto al disastro di Sendai nel 2011. Se uno dovesse ipotizzare qualcosa che Hanyu ha tratto dalla figura di Abe no Seimei e comunque dell'Omyodo e dalla figura proprio dello Onmyoji, a parte forse diciamo, l'aspetto più ovvio che è quello legato alla magia, in realtà è quello della forma. La forma intesa non come questione tra virgolette formale, ma intesa come qualcosa di solenne e di importante e anche di qualcosa che riguarda il rituale, e che se Abe no Seimei, diciamo, utilizzava nell'ambito della divinazione e delle sue pratiche, Hanyu sicuramente ha utilizzato e continua a utilizzare come artista e come esperto di varie tecniche del pattinaggio. E oltre alla forma, di cui discute oltretutto con Nomura, un aspetto che collega Abe no Seimei a Hanyu è anche quello dello healing. Forse siamo più abituati a considerare Hanyu rispetto alle sue difficoltà, quindi anche difficoltà fisiche che, diciamo, ha subito. Vedere in azione Hanyu è in qualche modo empowering, cioè non è la sua eventuale debolezza fisica o i problemi che lui ha avuto a lungo con la sua salute a venire fuori, è piuttosto invece proprio una capacità quasi terapeutica che investe se stesso e investe chi lo guarda. Quindi se dovessimo ipotizzare il legame tra Hanyu, che pure visita il santuario dedicato ad Abe no Seimei, e Abe no Seimei è tanto popolare che c'è un Matsuri legato alla sua figura, se appunto dovessimo ipotizzare un legame tra Hanyu e Abe no Seimei, beh, questo legame sarebbe la fusione tra leggenda e storia, sarebbe la capacità di curare se stesso e l'altro, e la grande solennità che sempre Hanyu, come Abe no Seimei, almeno come l'Abe no Seimei che viene tramandato a noi tra leggenda e storia, utilizza nella sua pratica divinatoria. Quindi Abe no Seimei nella pratica divinatoria, nelle sue pratiche da Onmyoji, e Hanyu che un po' diventa l'Onmyoji del pattinaggio artistico. Ci tenevo molto a leggere un messaggio che ci arriva dalla professoressa Katia Centonze dell'Università, del Dipartimento di Studi Asiatici di Ca' Foscari a Venezia. Lei è anche lecturer all'Università di Waseda ed è esperta di arti performative, e oggi avrei voluto che fosse con noi, ma ovviamente non è riuscita a esserci, e quindi le avevo chiesto un breve commento e vorrei leggerlo in questa sede. Mi chiamo Katia Centonze, insegno all'Università Ca' Foscari di Venezia e mi occupo principalmente del corpo nelle arti performative in Giappone. Non sono un'esperta di pattinaggio artistico, ma ringrazio Barbara Washims per avermi lanciato una specie di sfida personale a esternare per la prima volta qualcosa che ho sempre coltivato solo nella sfera privata e personale. Credo di aver ricevuto i miei primi pattini su ghiaccio a 5 anni, poco prima che iniziassi le lezioni di danza classica, e ho sempre seguito con grande passione le esecuzioni degli atleti e artisti che volavano danzando sulla pista gelida, poiché la danza sul ghiaccio, oltre ai rischi e al pericolo che implica, mette alla danzatrice e al danzatore le ali. Ma il mio occhio poi si è concentrato soprattutto sugli atleti giapponesi, e negli anni in cui ho vissuto in Giappone ho seguito con attenzione le gare, le interviste, le vicende, gli infortuni e le loro riabilitazioni miracolose. Commentare la perfezione, ossia Hanyu Yuzuru, non è un compito facile per me.
Mi permetto di andare controcorrente e di iniziare da un aspetto che mi era sempre mancato in lui, l'erotismo. Ho sempre stimato l'abilità di questo ragazzo della figura longilinea, ma rispolverando oggi molte emozioni del passato e scoprendo esecuzioni più recenti, ho avuto un'impressione completamente nuova. Solo in questi giorni ho visto l'esecuzione di Hanyu sulle note di Let Me Entertain You di Robin Williams ai Mondiali di Stoccolma, e Hanyu è riuscito nuovamente a superare se stesso e a tirare fuori una parte che forse aveva preferito lasciare sopita. Non trovo le parole giuste per descrivere le potenti emozioni che suscita la sua vertiginosa e impeccabile performance. E la coreografia coordinata da Jeffrey Battle, ma riarrangiata da Hanyu, raggiunge semplicemente l'ideale. Di sicuro il costume scenico nero, i guanti in pelle e la gelatina nei capelli giocano un ruolo fondamentale. Ma un artista deve sempre metterci qualcosa in più, che è la parte più difficile, che si chiama esecuzione col proprio corpo, che va al di là della tecnica. Emerge qui, in Let Me Entertain You, quella dedizione e concentrazione che Hanyu pone come elementi centrali in Tento Chitò, danzato sulla musica di Tomita Isao. Il punteggio superlativo raggiunto a Nagano nel 2020 con Tento Chitò aveva, secondo Hanyu, una sola pecca, che era quella della step sequence, per cui la giuria gli aveva assegnato un livello 3, anziché 4. Tento Chitò propone nel suo incipit un ineccepibile quadruplo loop di 60 cm di altezza, eseguito con una incredibile leggerezza e estremo controllo dell'asse. Senza dubbio il percorso fatto da Seimei sulla musica di Umebayashi Shigeru, mio caro amico che stimo profondamente, a Tento Chitò, entrambe coreografie della splendida danzatrice su ghiaccio Shailene Byrne, ha permesso a Hanyu di esplorare in profondità non solo la sua capacità tecnica, ma di ampliare ancora di più il suo lato artistico. Forse l'incontro con Nomura Mansai, genio di espressione corporea del Kyogen, gli ha stimolato riflessioni profonde su come esprimere una danza per il mondo, oltre che per la giuria. Mi sembra che quello che gli ha trasmesso Nomura sia il miracolo e le vibrazioni che la danza riesce a provocare e a propagare nello spazio, raggiungendo i corpi di chi assiste alla performance, come in una rete di fili elettrici. Questi nuovi canali aperti permetteranno a Hanyu di trasmettere in maniera ancora più concreta il messaggio di positività che da anni rivolge all'umanità, superando ogni tipo di confine, perfino quello terrestre, poiché, come dichiara Massimiliano Amlesi e come dichiara Evgeny Plushenko, Hanyu appartiene a un altro pianeta. Zen Nihonの長い歴史に刻み込まれた演技。凄まじい、そんな演技です。全てを超越してみせました羽生結弦。ようやく今表情がほどけます。この長野のビッグハットというのは NHK 杯で5年前になりますが
本田さん、素晴らしい演技を見せた場所なんですよね。そうですね。あの時の感動と同じような感動をまた見せてくれました。Io sono convinto che lui possa immedesimarsi al meglio perché quelle sonorità, secondo me, sono per me il top per un pattinatore con le sue caratteristiche, con le sue linee sul ghiaccio, e speravo che il libero della passata stagione fosse Mission, non l'ho mai nascosto. Ha poi proposto un capolavoro. Io sono convinto che prima o poi in un'esibizione un Mission lui possa provare a pattinarlo, anche perché in Giappone quella musica è sempre stata molto apprezzata. Altre pattinatrici l'hanno proposto in gara con programmi che io ritengo eccezionali. Miara Mai, ve la ricordate? Pattina ancora 3 stagioni fa mi pare, prima di stare male insomma, portò sul ghiaccio un Mission che secondo me era fantastico. I 3 programmi liberi migliori della carriera sono programmi liberi su sonorità e storie orientali. No? Tento Chitoi l'ultimo, Seimei, Open Legacy. No? Abbiamo visto i 3 programmi migliori nella carriera di Hanyu, sono quei 3 lì. Però guardate con che facilità lui diventa la star, la pop star, interpretando Let Me Entertain You, Let's Go Crazy. Per me Let's Go Crazy è il corto capolavoro di Yuzuru. Il suo rammarico di non averlo mai pattinato bene in gara, ma io un programma corto, di quella difficoltà, con quei passaggi di transizione, prima e dopo ogni salto, non l'ho più visto neanche con lui. Quanti anni sono passati? 4 anni, 2016-2017, no? Poi l'ha pattinato durante i gala di quest'estate, era un programma fantastico. Cioè lui secondo me è in grado di immedesimarsi anche in qualcosa che è lontano dalla sua cultura. Io perché non amo tanto Origin? Perché mette assieme un po' troppe cose diverse, no? Più Plushenko diversi, perché anche la carriera di Plushenko ha avuto un'evoluzione. E lì abbiamo 2 Plushenko più giovane, un Plushenko più maturo. Secondo me, ok, Yuzuru lo tributa, ma non c'era bisogno che lo tributasse, perché forse è Plushenko oggi che deve tributare Hanyu. Il vero rammarico è quello di non avergli visto vincere un mondiale con Chopin e Seimei, perché a quel punto quei programmi lì potrebbero dire di aver fatto da soli il grande slam in ambito senior. Poi con quello che ha vinto l'ha fatto tra junior e senior o super slam, lo poteva fare in ambito senior con le stesse 2 musiche, e secondo me sarebbe stato qualcosa di epico, no? Perché parliamo di 2 programmi leggendari, li abbiamo visti, e 2 programmi che sono evoluti dalla prima apparizione. Cioè lui li ripresenta in più stagioni agonistiche, ma non sono mai uguali. Invece ci sono dei pattinatori che cambiano la musica, e alcuni anche molto bravi, ma se poi vedete le tracce sulla pista sono sempre uguali. E potrei citare un amico fraterno di Hanyu, non lo voglio citare, avete capito a chi faccio riferimento, che poteva passare dal tango alla musica pop con in mezzo un blues, ma voi vedete, se andate a analizzare il programma, è lo stesso, sempre identico, no? Poi ci mancherebbe, grandissimo artista, interprete fenomenale, ma alla fine è sempre la stessa cosa. Ecco, Hanyu con lo stesso programma riesce a cambiare lo spartito, a evolvere. Anche questo è un sinonimo di grandezza, e ve ne dico un altro di grandezza, perché ho parlato della piccolezza, con tutto il rispetto, di quelli che non sono riusciti ad imitarlo su quel triplo axel preso dalla controvenda. Lui invece è uno che, come una spugna, ha sempre asciugato tutto quello che poteva raccogliere degli altri. Lui arriva a gareggiare con i più grandi, chi guarda? Patrick Chen. Perché? Perché era uno che con il battito di ciglio generava velocità sulla pista. Guardate l'Hanyu fino a Romeo e Giulietta 2012 e quello dopo. Cambia il suo pattinaggio. È un pattinaggio che evolve, è un pattinaggio meno dispendioso, c'è più scorrevolezza. Lui già lì era a un livello altissimo, 2012. Dopo raggiunge l'eccellenza. Perché? Perché studia quelli che possono essere migliori di lui, ma li studia talmente bene da diventare poi lui superiore. Vi faccio un altro esempio. Jimbo Yan. Jimbo Yan è uno che avrebbe potuto vincere tanto. Sapete cosa manca a Jimbo Yan? La testa di Yuzuru. Perché Yuzuru ha un talento naturale, ma è un faticatore senza eguali. Kira, se avesse la testa di Hanyu, lotterebbe a darmi pari con le russe. A oggi non ne ha battuta mai una di quelle più piccole di lei. Basta questo, no? Sono odiatissimo le fan di Kira,
ma perché quando vedo il talento che non sboccia per motivi legati alla testa dell'atleta, tendo a alterarmi, no? Jim Boyan sta lavorando anche con uno dei vecchi allenatori di Yuzuru, Brian, no? Ormai si lavora, come dico io, per corrispondenza. Ci filmiamo, ci vediamo, correggiamo. Questa è la nuova dimensione del pattinaggio. Quando Yuzuru vede Jim Boyan completargli in allenamento 2 quadrupli Lutz sulla faccia, lo inizia a studiare. Perché quello, secondo lui, è il vero Lutz, no? Il Lutz con una puntata e non con una prerotazione, una puntata che diventa il pattino che va sulla lama e diventa un Rydberger e non un Lutz. No? Il Lutz è quello di Jim Boyan. Lo studia, lo guarda, ogni volta che ha la possibilità in allenamento, in gara, eccetera, arriva a presentare, Torino l'esempio, finale del Grand Prix, un quadruplo Lutz che è migliore di quello di Jim Boyan. Ma se vogliamo un'emulazione, ma quanti pattinatori sono capaci di guardare e riprodurre? Yuzuru da piccolo non riusciva a completare il triplo axel, non ce la faceva. In un camp con gli altri giapponesi di alto profilo arriva Mao Asada, che glielo completa sulla faccia. E lui dice, ma come? Ma lei, che ha una corporatura anche più grande della mia, meno forza, mi completa il triplo axel. Lui non aveva la chiave per quel salto, la cercava. Asada glielo sbatte sulla faccia, lui al terzo tentativo, nel giro di 1 minuto, completa il triplo axel. Ecco, cioè, secondo me, per guardare, pensare di fare e realizzare, devi essere un essere superiore. Ripeto, parlo per iperbole, ok, è così. Lui questo lo riesce a fare, gli altri no. E l'esempio del back counter per il triplo axel è davanti a tutti. Cioè, mi sembra possibile che in 10 anni c'è uno che ci prova e c'è anche riuscito, poverino. Cioè, ci riesce una volta su 5, ma lo fa. Sapete chi è? Kevin Amos, dalla Francia, no? È lui che fa la cosa più simile a Yuzuru. Però guardate anche quell'elemento nella prima uscita. Oberstdorf 2011 e nell'ultima uscita, che sarà la prossima gara che farà. Cioè, come i movimenti siano più ampi, come lui comunque abbia curato nel tempo ogni particolare. La posizione delle dita è studiata, ma è diventata naturale. Però è chiaro che c'è un condizionamento oggi nei giudici, che non so neanche da dove arrivi, non so perché sia nato, ma lo si nota. Poi è chiaro che la gente si lamenta, ormai con la tecnologia puoi esaminare ogni aspetto del salto. Quando vedi un triplo axel di Nathan Chen, che prende tutti più 4 e qualche più 5, e quello di Aniu, che non ha il più 5 unanime, ti domandi, com'è possibile? Perché voi sapete come si arriva al più 3 su un triplo axel, no? Devi avere altezza e ampiezza, ok? Effortless, senza sforzo, un salto naturale. Tanti alzano le braccia per quel motivo, ma in realtà è un trucco, servono per ruotare, va bene. E il terzo requisito è avere un buon stacco e un buon atterraggio, no? Take off and landing. Poi ci sono i prerequisiti che ti portano a più 5, tu ne puoi avere anche 2 di 3, ok? Tutti vediamo il back counter, no? Quindi anche il giudice più di parte lo vede, quindi quello c'è, siamo già più 4, siamo d'accordo? Vuol dire che secondo alcuni giudici manca o il fatto che il triplo axel sia sulla battuta, no? Segua la musica, o il fatto che abbia un'ottima posizione in fase di volo e durante tutto l'arco del salto. Allora, Aniu è un maniaco, no? Del particolare. Cioè, vi sembra possibile che un triplo axel di Aniu non sia sulla battuta? Lì, secondo me, c'è un problema di coordinazione tra occhio e orecchio, ma perché il lavoro del giudice è difficile. Cioè, non è colpa del giudice, ha troppe cose da seguire. E allora magari non nota quella feature. Ma sostenere che la posizione in fase di volo su un triplo axel di Aniu non sia quella da libero testo del pattinaggio è un'eresia. Quindi quando io vedo più 4 su un triplo axel di Aniu eseguito bene, mi altero, perché non lo puoi dare. Cioè devi poi spiegare perché. Nel momento in cui lo spieghi vieni radiato dall'albo dei giudici, perché uno non può dire io giudico, ragiono a mio gusto. No, perché ci sono dei requisiti tipizzati. Forse questo è diventato troppo facile, loro però la risposta te la do così, non l'ha fatto nessun altro in 10 anni e allora vuol dire che quel salto è proprio difficile, no? Ma lo stesso vale per l'ingresso con i twizzle.
E ti dico di più, se andiamo a vedere tutti i triple axel preceduti da Luna che ci sono stati, io dico che migliori rispetto a quello che lui ha presentato in esibizione quest'estate non ne ho visti.今日も本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。いつかまた見に来てね。ありがとうございました。